Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto e oggi con questa video lezione andrò a insegnarvi come dovreste sfruttare i sedimenti auriferi al fiume nella maniera più performante. Dovete sapere che ci sono tante tecniche che potete operare al fiume, tutte in via legale, sempre considerando i regolamenti locali. Tenete sempre presente che non potete cercare l'oro all'interno dei parchi, le riserve naturali e i SIC, cioè i siti di interesse comunitario. Procediamo con la nostra video lezione. Ora, in questa particolare lezione andremo a parlare di settacciatura, di settacciamento e di lavaggio dei sedimenti, sempre considerando l'oro alluvionale, cioè quello che si trova lungo i principali fiumi italiani. Prima di tutto voglio illustrarvi un paio di tecniche anche un po' alla veloce, così per dire, qualche infarinatura. Intanto la scorsa volta abbiamo visto che l'oro si può trovare nei sedimenti disperso, quindi in linea pratica e teorica si può anche trovare a vista e raccoglierlo semplicemente grazie a delle pinzette. Questo logicamente ovviamente non è percorribile per tutte le pagliuzze che andrete a collezionare nella vostra disciplina, nella vostra esperienza, e di conseguenza ci opereremo a utilizzare altri strumenti che ci aiuteranno in questa funzione. Tenete sempre presente che io vi dico che l'oro tende ad essere molto diffuso, ma ci sono alcuni rii in montagna che semplicemente non contengono oro e di conseguenza voi non andrete a trovarlo nel caso in cui lo cercaste. Ma è proprio questa, diciamo, la curiosità di questa disciplina, la grande potenzialità di trovare dei ritrovamenti inediti e soprattutto anche con un valore economico correlato. Tendenzialmente gli poniamo un valore collezionistico. I cercatori d'oro raramente vanno a vendere i loro ritrovamenti, specialmente quelli più rari e soprattutto le pepite d'oro. Comunque in questi frangenti la ricerca sott'acqua va a essere considerata anche parte di questa disciplina, anche se meno utilizzata. Tendenzialmente al fiume di pianura si utilizzano dei gambali alti, anche ascellari, e per mezzo di una pala in posizione retta si va a escavare il fondale. O se no, nei rii di montagna dove l'acqua lo permette, grazie a un tubo semplicemente, un materiale che potete trovare anche a casa vostra semplicemente negli strumenti di scarto, idraulica, e si può andare semplicemente in quella porzione dove voi mettete il tubo a osservare che cosa c'è sotto l'acqua. Questo è importante perché altrimenti l'acqua in movimento ha questo riflesso che vedete anche un po' nella foto e vi renderà molto difficile la visione dell'oro sott'acqua. Tenete ben conto che l'oro sott'acqua è facilmente riconoscibile, intanto perché è molto pesante, quindi smuovendo leggermente il sedimento lungo il fondo, questo farà intorbidire l'acqua, quindi l'acqua dovrà essere in movimento di modo da diventare chiara, vedrete l'oro e i granuli muoversi pochissimo, mentre il resto si muoverà molto. E la ricerca in questo ambiente è una ricerca molto particolare e non è proprio il tema di questa video lezione, ma ci tenevo a raccontarvela. Procediamo quindi. Un'altra tecnica fondamentale è quella del panning, cioè la tecnica secondo la quale, utilizzando un semplice piatto, il settaccio è un accessorio del piatto ma non è obbligatorio, come avete capito finora, andrete a campionare una porzione di sedimento, forse aurifero, forse no, lo saprete quando andrete a lavarlo, e semplicemente nelle varie fasi andrete a dilavare il sedimento, quindi troverete le varie pagliuzze, queste potreste già vedere sul campo per mezzo di una lente di ingrandimento e quindi conservarle, magari sul campo, cioè quando siete al fiume, semplicemente in un contenitore di fortuna che vi portate appresso, e poi a casa andrete a pulirlo successivamente e porlo nelle vostre boccette per collezionarlo, ad esempio. Un'altra tecnica molto interessante è quella del crushing. Il crushing viene più che altro utilizzato in montagna, oppure i campioni li troverete nei pressi delle vecchie miniere abbandonate, soprattutto all'esterno, nella discarica mineraria, nel cernito, nello smarino. Tutti questi termini che ho utilizzato sono più che altro già raccontati o già spiegati nelle scorse video lezioni, soprattutto al numero 1 e al numero 2, e io vi rimando alla visione di quelle video puntate per andare a approfondire di che cosa stiamo parlando, perché adesso io più che altro andrò a spiegarvi le tecniche, ma il contesto l'ho già spiegato in quelle puntate a cui io vi rimando.
Inoltre, in questa tecnica chiamata crushing andrete a cambiare dei campioni di roccia tendenzialmente, ma possono anche essere sedimenti. Di solito sono rocce molto mineralizzate, di un colore rosso, rossiccio, marroncino. C'è di solito anche un po' di quarzo e principalmente sono le mineralizzazioni che voi potrete vedere come aurifere, magari per mezzo di un metal detector che vi suona quella roccia, ma voi non vedete dell'oro affiorare magari all'interno. Quindi per mezzo di solito di diversi strumenti artigianali, sono semplicemente dei tubi di ferro con un altro tubo all'interno un po' più piccolo, in maniera tale che andiate con molta forza e energia a frammentare la roccia, dopodiché la polvere risultante andrete a lavarla di nuovo grazie a un piatto fino a trovare le pepite, l'oro che forse era contenuto all'interno. Tendenzialmente troverete poco o niente, a volte troverete qualcosa. Ecco, questa è una tecnica di nuovo molto interessante e molto appassionante. Quando parliamo di tecniche assolutamente bisogna anche parlare dello sluicing, cioè l'utilizzo di una canaletta, uno strumento che replica alcune funzioni del fiume. Dovete pensare che le pagliuzze di granuli d'oro vengono concentrati lungo il letto del torrente proprio grazie al fatto che i ciottoli vanno ad aumentare l'attrito localmente. Quindi lungo il letto roccioso o lungo il letto semplicemente fluviale composto da ciottoli c'è un grande attrito all'acqua e di conseguenza durante le piene c'è una minore velocità. L'oro, essendo molto pesante, tende a concentrarsi in questi ambienti e così anche lungo la nostra canaletta che replica il fiume. Le due anse sono semplicemente le anse fluviali e il fondo della canaletta con le trappole replica semplicemente il letto fluviale che anch'esso agisce concentrandovi l'oro. Quindi noi semplicemente andremo nell'arco della giornata a campionare i sedimenti, setacciarli, porli nella canaletta. Dalla canaletta si possono già andare a prelevare alcuni granuli di pagliuzze anche solo a mano piuttosto che con una pipetta o appunto altri strumenti, o se no andrete a lavare questi tappetini dentro un piatto e dal piatto uscirà l'oro. Tenete conto però che tendenzialmente al lavaggio al piatto terrete la maggior parte dell'oro presente, ipoteticamente tutto, mentre la canaletta ha comunque un grado di perdita che vedremo nelle prossime video lezioni, talvolta può anche essere alto, parliamo del 10, 20, 30% o anche di più. Quindi grazie a questo strumento vaglierete tanto materiale al giorno, di conseguenza troverete di solito più oro che col mero piatto, ma è anche vero che tenderete ad abbassare il fattore di raccolta. Si chiama in gergo recovery. Allora, noi siamo al fiume, abbiamo già eseguito la prospezione, che vi consiglio di vedere il video precedente, nel caso in cui non sappiate cosa significa, che l'ho spiegata accuratamente. Quindi sapete dove il fiume c'è più oro e avete già localizzato la zona. Quindi si tratta adesso di sfruttare quell'area, cioè estrarre tutto l'oro presente o almeno la maggior parte, o fin tanto che voi ne riteniate necessario, perché a un certo punto potreste trovare che scende di tenore, non avete fatto bene la prospezione, può sempre succedere. E di conseguenza voi vi trovate ad affrontare questo problema, questo dilemma. Come vado a sfruttare questa risorsa? Come vado a movimentare questi sedimenti? Come mi converrebbe lavare tutti quei sedimenti? Come raccolgo l'oro alla fine del processo? Ecco, tendenzialmente dovete subito pensare che vi conviene andare a scavare i primi 30-40 cm di sedimento, quello più superficiale, intanto perché è quello più facilmente accessibile e oltretutto vi basterà semplicemente spostare, disincastrare le varie rocce più grandi e porle nella depressione dietro di voi. Andiamo a vedere dei disegni successivamente. Quindi con la sessola o altri sistemi e grazie a una paletta andrete a raccogliere il sedimento che rimane, di solito un ghiaietto con delle pietroline grandi pochi centimetri. Questo ghiaietto conterrà idealmente tutto l'oro, ma uno strumento fondamentale è assolutamente il setaccio. Il setaccio può essere di diversi tipi, a volte potete comprarli su internet, a volte, come io faccio ma utilizzo sia uno che l'altro, si costruiscono in via artigianale con i propri pro e con i propri difetti. Ecco, in questo caso specifico questo è un setaccio a maglia di ferro, è durato circa un anno, poi si è sfasciato. Era molto comodo grazie appunto a queste due porzioni che vi permettevano di tenere il setaccio in mano, però non era fatto per quello scopo e di conseguenza si è sfasciato. Quest'altro invece
Questo è un cabasso a muratore, quindi tiene circa 2 secchi, 2 secchi e mezzo di quelli che io utilizzo di solito. Mi aiuta a fare un po' più produzione al fiume, come in questo caso vi sto spiegando in questa lezione, e però il setaccio in questo esempio particolare, non avendo delle rotelle e facendo molto attrito sul cabasso stesso, non era facile muoverlo, smuoverlo, e inoltre era molto faticoso. Invece in questa fotografia voglio farvi notare che ho utilizzato sempre lo stesso cabasso, invece come setaccio ho usato semplicemente una comune cassetta da frutta. Questo per permettervi di, ok, si può fare questa disciplina anche veramente con pochi strumenti recuperati e riciclabili, perché nel momento in cui si rompe la buttate nella plastica e capite che è semplicissimo il discorso. Però perché setacciare? Setacciamo il fiume, il sedimento, perché loro, essendo tendenzialmente fine o comunque di una dimensione minuta, è inutile andare a trasportare fino al fiume e creare quindi accumuli enormi di sedimento di questo tipo, grandi decine di centimetri piuttosto che diversi centimetri. Non ci sono pepite di queste dimensioni nei fiumi italiani, è rarissimo trovarle. Logico che nel momento in cui vi siete di fronte a una situazione del genere andrete a perderla semplicemente con il setaccio, però ragazzi, io vi dico, è veramente, a me non è mai capitato per esempio di trovare una pepita di queste dimensioni in un fiume locale, quindi per buona approssimazione andrete a usare il setaccio di solito con maglia 1 centimetro o meno, poi dopo vi spiegherò cosa significa la maglia e perché scegliere una piuttosto che l'altra, in maniera tale che le rocce che verrete a contatto andrete a lavarle grazie all'acqua dentro un secchiello piuttosto che un cabasso, e questo sarà il risultato del setacciato. Queste rocce le ho spostate a mano dallo scavo, le ho lavate dentro il secchio e di conseguenza le ho messe dietro al mio scavo rispetto a come stavo procedendo. Sopra ci ho posto invece il setacciato più fine, quello che semplicemente usciva dal setaccio. In questa maniera tutti i sedimenti che io vengo a contatto li ho lavati all'interno del secchio. Perché vado a fare questo? Alcune pagliuzze, alcuni granuli potrebbero rimanere incastrati all'interno delle depressioni rugose dei ciottoli oppure di alcune gheiette. È sempre molto conveniente andare a lavare tutti i sedimenti che voi andrete a vagliare, e di conseguenza cosa c'è meglio della setacciatura ad umido? Questo invece è il risultato di una setacciatura a secco. Vedete, i ciottoli, specialmente quelli più ghiaiosi, non hanno un bel aspetto, sono molto impolverati, sono anche un po' infangati. Ecco, in quel minimo sedimento, in quel piccolo film di sedimento esterno, può nascondersi qualche pagliuzza, e voi, nel momento in cui scarterete questa frazione terrigine, andrete semplicemente a perderla, ed è un peccato. Ci sono pro e contro. Il pro nella setacciatura ad umido è che recupererete tutto l'oro presente, o comunque buona parte. Il pro della setacciatura a secco è che tendenzialmente riuscirete a setacciare più sedimento al giorno e sarà meno faticoso, come andremo a vedere successivamente. In questo caso il mio amico Giuseppe sta andando a setacciare il sedimento in posizione retta grazie a una pala, semplicemente appoggiandolo su un setaccio inclinato. Questo setaccio inclinato gli è stata installata una piccola gonna, si chiama in gergo, semplicemente un telo che va a convogliare il sedimento nel cabasso sottostante. Questa è una setacciatura a secco, vedete, gli scarti vengono accumulati alla base. Inoltre Giuseppe sta scavando in una località che qua sotto questi scarti ha già coltivato, quindi semplicemente questi scarti dovrà solamente più livellarli alla fine per ripristinare. È ottimo. Quando voi scavate dovete sempre già pensare a ripristinare, non potete lasciare buchi nel fiume e tanto meno lungo le rive. Conviene assolutamente ripristinare anche in una maniera intelligente, perché la ricerca dell'oro in Italia intanto è una risorsa rinnovabile, cioè ogni piena con la stessa curva può riarricchirsi di oro, e vi conviene ripristinare bene i vostri buchi, perché ciò potrebbe non succedere nel caso in cui il fiume trovi una trincea o tante trincee. Quindi lo sfruttamento sconsiderato porta solo danni in questa disciplina.
Bisogna inventarsi, bisogna ottimizzare i propri strumenti, le proprie tecniche, e con questa tecnica Giuseppe riesce a setacciare circa 1/3 di sedimento in più al giorno. Se uno andasse solo a fare due conti, ecco, otterrebbe che è vero che magari perderebbe un po' di sedimento che rimane attaccato ai sassi, di conseguenza un po' di oro, ma magari la perdita è molto minore rispetto al ricavato aggiuntivo. Quindi anche in questo caso è un compromesso. Andiamo a vedere insieme altri casi. Ecco, in questo caso il setaccio ha un'altra forma e al di sotto è stato installato semplicemente un telo rimovibile. Quando una volta che c'è un bel cumulo al di sotto del setaccio si va a spostare il setaccio, vedete che è setaccio di un artigianale. Ecco, questo succede spesso all'interno di questa disciplina. I cercatori d'oro ottimizzano i propri strumenti e addirittura ne creano di nuovi in base alle loro esigenze. E semplicemente rimane un bel cumulo. È importante porre sotto un nylon in maniera tale che tutto il sedimento che voi avete setacciato andrete a raccogliere e lavare. Non sprecate niente, perché comunque fatica avete fatto per setacciarlo. Un'altra cosa importante che vorrei farvi notare è come funziona questo strumento. Semplicissimo, si pone il sedimento nella parte superiore, questo semplicemente in maniera più o meno semplificata, in questo caso sono dei listelli, ma nel caso precedente vedete non c'è nessun listello, semplicemente il sedimento scivola di sopra per gravità, e tanto che il sedimento scivola, le taglie più fini passano in mezzo alla maglia e si accumulano al di sotto. È uno strumento molto semplice, perché voi nel momento in cui andate a setacciare utilizzando un setaccio dovete setacciare energicamente e di conseguenza dovete vi verranno dei grandi muscoli sulle braccia, però non è tanto quello il senso, è più che altro che a fine giornata sarete più affaticati. In questa maniera invece fate fare alla natura quello che dovreste fare voi, quindi semplicemente grazie alla gravità, e quindi voi di conseguenza non vi stancherete, andrete a ottenere il medesimo risultato circa, perché non è mai il medesimo risultato. E questo è un altro assortimento d'esempio che abbiamo prima. Abbiamo un cabasso, in questo caso è stato installato un setaccio inclinato. Di nuovo il setaccio inclinato, vi ricordo, si usa solamente per la setacciatura a secco. La setacciatura a secco è eccellente nelle stagioni estive, quelle in cui il sedimento è veramente arido. Si creano però alle volte anche degli strumenti un po' personalizzati. In questo caso semplicemente dalle foto di Andrea andiamo a vedere un modello di carrier bike, come lui la chiama. Semplicemente dà una ruota nella bicicletta e il telaio è andato a saldare diversi componenti, diciamo strumento per caricare il sedimento, ha utilizzato un cabasso rimovibile e dopodiché si è già inventato in una maniera tale questo strumento da installarci una rete inclinata, in maniera tale che lui possa portarlo lungo il fiume anche sotto forma di prospezione, invece di avere un secchiello che sforzate la schiena potete cadere e farvi male, semplicemente utilizza questo strumento. Voglio solo dirvi che le carriole, le carrette, soprattutto per la ricerca dell'oro in Piemonte, è al momento attuale un argomento molto dibattuto, soprattutto sulla legalità o meno. Io, nel caso in cui avete dubbi, potete chiedermi, ne parliamo un attimo, è un argomento dibattuto. Ora, in questo caso voglio farvi un attimo notare come si è allestita la postazione di produzione. Appunto, si ha uno strumento che permette di trasportare il sedimento senza dover alzarlo direttamente con la schiena sforzandosi, come fossero dei secchi comuni. Inoltre il setaccio è già stato installato in maniera tale che dove si sta scavando, cioè in questa porzione più depressa, si andrà già a colmarla con gli scarti. Nel momento in cui voi scavate, vedendo lo scavo di profilo, quindi sempre esempio della torta, la fetta di torta, vedere lungo il lato della fetta di torta, andrete semplicemente a osservare questa situazione nel caso corretto, cioè voi state qua, state scavando questo sedimento, prendete i sassi, li spostate indietro, in questa maniera li accantonate nel modo più comune, in maniera casuale, come vi ho già spiegato andrebbero accantonati a coltello uno attaccato all'altro. Mai, poi mai, accantonate i sassi davanti a voi, perché andreste semplicemente a occludervi la coltivazione più semplificata di questo sedimento. In parole povere cosa significa? C'è dell'oro qua dentro? Non ha senso spostare questi sedimenti invece che dietro sopra, perché semplicemente per arrivare a quell'oro dovete spostare di nuovo questi sassi. È semplicissimo, però magari quando siete al fiume non ci pensate e lo fate.
Un'altra cosa da assolutamente evitare è questa: visto dall'alto, quello che vi ho appena spiegato, andrebbe semplicemente a creare un piccolo muretto intorno a ciò che voi state scavando, quindi qua si approfondisce, qua si alza e invece di essere un buco diventa una trincea. Questo è sbagliato. Voi invece di andare a occludervi tutto questo bel sedimento nel circondario, che potrebbe essere aurifero e dopo sarà molto più difficile andarlo a recuperare, andrete semplicemente a mettere i sassi che togliete qua nella vostra depressione, perché in questo scavo rettangolare che voi avete delineato nella prospezione c'è tanto oro. Bene, mettete a scavarlo da un punto, salite verso l'alto fino a chiuderlo e finirlo. Bene, i sassi che togliete non vi conviene metterli così, vi conviene metterli nella depressione. In questa maniera state già ripristinando. Questi sedimenti come li spostate? Ah beh, i sassi più grossi utilizzate un piccolo palanchino, una pala piuttosto che una zappa, eccetera. Fate aiutare i vostri amici cercatori o se siete da soli, comunque vi consiglio di non farvi male, fate attenzione sempre alla vostra salute. Inoltre, i sedimenti, i ghiaietti auriferi si possono spostare con diversi strumenti a spazzola e poi si possono semplicemente caricare per spostarli sul setaccio con delle sessole a granaglie piuttosto che strumenti modificati. Sempre continuando con la nostra carrellata di esempi di strumenti per scavare questo sedimento, strumenti molto artigianali come vedete, ecco, voglio farvi vedere diverse scopettine più o meno usurate, ma comunque sono strumenti che trovate nei fai da te più comuni o nei prodotti per l'igiene della casa, piuttosto che palette, pale modificate, piccoli picconi per spostare le rocce più grandi. Ecco, noi ci ritroveremo a dover scegliere all'inizio dello sfruttamento quali strumenti portare e perché. Tendenzialmente degli strumenti fondamentali sono, esempio, i guanti per non rovinarsi a causa dell'attrito le proprie mani, un piccolo piccone, un piede di porco piuttosto che uno strumento simile per andare a spostare i massi in maniera che ci teniamo la nostra sicurezza, di conseguenza non ci sforziamo troppo la schiena, una piccola sessola per raccogliere sedimento, un piatto, un setaccio, nel caso in cui facete produzione, una canaletta. Tutti questi strumenti dovete voi essere a decidere quali portare e di conseguenza avrete più o meno un peso da gestire. Questo peso è importante. Nel momento in cui voi parcheggiate la macchina molto lontano, fidatevi che sentirete differenza nel portare pochi strumenti a portarne tanti. Se ne portate pochi, magari non sono quelli giusti, quindi dovete scegliere accuratamente, grazie al sopralluogo preliminare, quali strumenti portare e quali strumenti non portare, perché magari in quel momento non convengono semplicemente. Procediamo. Vedete, ci sono anche dei sistemi di nuovo abbastanza artigianali per occupare il minimo spazio possibile con tutti gli strumenti necessari per l'attività. In questo caso non è un vero e proprio zaino, però ha quella funzione. Ecco, arrivate al fiume. Una delle prime cose che dovete fare è capire ovviamente dove l'oro tramite la prospezione. Mettiamo caso che avete già fatto prospezione le volte precedenti. Allora vi conviene in questo caso sicuramente fare la postazione di lavaggio. Vedete, si fa un piccolo invaso con le pietre locali, si possono anche usare agli scarti precedenti, dopodiché dove si porteranno i secchieli col sedimento si posiziona la canaletta. La canaletta conviene che sia smontabile per quanto possibile, ma neanche che impiegate troppo tempo a piazzarla o a montarla. È tutto il tempo che perdete nello scavo semplicemente. Parliamo di badili, parliamo di pale, parliamo di strumenti per movimentare il sedimento in una posizione eretta. Tendenzialmente alcuni scavano in posizione prona, alcuni scavano in posizione eretta. Conviene scavare in posizione eretta tendenzialmente, quindi si useranno delle pale. Le pale non sono tutte uguali, come vedete. Sulla base dell'inclinazione andrete più o meno a raccogliere del sedimento in una maniera più semplificata o meno semplificata e quindi di conseguenza anche la fatica che farete. Di nuovo, alcuni strumenti sono più, anche se modificati, sono molto semplici per andare a raccogliere il sedimento. Quindi di nuovo l'artigianalità e l'ottimizzazione ripagano. Talvolta si utilizzano degli strumenti che fanno un effetto risucchio, che vanno a risucchiare i sedimenti. Questi sono molto utili soprattutto nei torrenti in montagna per andare a succhiare il sedimento rimasto nelle fessure. Ma anche al fiume ci possono essere questi tubi con all'interno semplicemente un pistone che, facendo l'effetto vuoto, andrete a raccogliere il sedimento tendenzialmente sommerso dall'acqua e subito a vuotarlo nel secchiello.
Parliamo di setacci. I setacci tendenzialmente si fanno a misura del contenitore che andrà a contenere il sedimento aurifero setacciato. Quindi si vanno a modificare alle volte dei secchielli veri e propri per far sì che semplicemente il setaccio sia contenuto nel secchiello. È importante che la rete sia immersa nell'acqua che verrà versata nel secchiello per fare il setacciamento umido. Ricordate che il setacciamento umido conviene sempre di più sotto al secco, se non proprio in termini di quantità e stagionalmente. Se ragionate che nella stagione estiva sono circa 3-4 mesi in cui il sedimento è bello secco per farci il setacciamento secco, ma un anno è composto da 12 mesi, quindi gli altri 8 conviene fare un setacciamento umido, diminuendo un po' le quantità ma recuperando tutto l'oro accessibile. In questo caso c'è un setaccio metallico a cassone. Come vedete poi successivamente anche quello è un sistema molto adoperato. Spesso e volentieri si utilizzano dei cabassi da muratore con dei setacci più o meno improvvisati per andare ovviamente a diminuire il volume del sedimento. Nel momento in cui voi andrete a scegliere la maglia del setaccio, di solito io uso 1 centimetro, più voi avrete la maglia grande e più sedimenti dovrete poi trasportare al fiume in canaletta. Più voi avrete la maglia fine, meno sedimenti dovrete portare, più dovrete avere a che fare con gli scarti di conseguenza perché saranno maggiori, però la canaletta di solito gestisce meglio piccole quantità di sedimento che enormi quantità di sedimento, perché dovrete andare a lavarla più spesso semplicemente i tappetini, se no andrete a perdere dell'oro, come vedremo nelle prossime video lezioni. E quindi dovete trovare di nuovo un compromesso. Il mio compromesso è circa 1 centimetro, perché le pagliuzze da trovare sono massimo di 2-3 mm, quindi la maglia è 3 volte maggiore delle pagliuzze da trovare. Secondo me è un limite molto conservativo. Potreste anche solo fare una maglia di mezzo centimetro, il doppio delle pagliuzze. E la dimensione delle pagliuzze è un parametro che scoprirete già nella prospezione e quindi di conseguenza quando voi state già coltivando il deposito sapete nella media quanto sono grosse le vostre pagliuzze e quindi andrete a scegliere una maglia del setaccio che vi permetta di fare un buon compromesso e un buon raccolto. Proseguiamo. Ovviamente gli strumenti forza a utilizzarli hanno bisogno di manutenzione. In questo caso vediamo un fondo di una canaletta che sono state rimosse le anse e Cesare semplicemente sta andando a rincollare alcuni componenti. I stessi setacci possono usurarsi, bucarsi, quindi cercate sempre di operare strumenti il più performanti possibile, non volete mica perdere oro. Alle volte si possono anche costruire delle carriole più o meno improvvisate, vedete, semplicemente per trasportare il secchio, perché in teoria bisognerebbe portare il secchio al fiume, però logicamente potete scivolare su una pietra, cadere finché non ospedale, quindi alcuni cercatori sono inventati dei sistemi più o meno artigianali. E soprattutto è molto importante il trasporto dal sito di estrazione al sito di lavaggio del sedimento, perché quello che vi conviene principalmente è di fare un sentiero, togliendo i ciottoli, ovviamente lungo il sentiero, magari è solo largo 30 cm, oppure invece di togliere i ciottoli, semplicemente man mano gli scarti dei setacci li buttate in maniera tale da formarvi un sentiero. Fino a dove? Fino alla postazione di lavaggio, dove utilizzerete la canaletta per esempio, piuttosto che il piatto concentratore. Questo è molto importante perché vi permette di arrivare e di ritornare in maniera molto agevole, con minore tempo, minore fatica, soprattutto perché quando porterete sedimento saranno dei secondi molto provanti per il vostro fisico e dopo che voi porterete 40-50 secchi capite che a fine giornata avrete molto mal di schiena e invece in questa maniera ne avrete un po' meno, soprattutto nel caso in cui utilizzate qualche sistema di trasporto, magari semplicemente a trascinamento piuttosto con altri sistemi. Alcuni miei amici, specialmente Andrea, cercano oro con il kayak, che è un po' un paradosso se così si può dire, ma semplicemente voglio dire che le località più sconosciute, più difficili da percorrere e da arrivarci sono quelle che magari hanno più oro e di conseguenza ci si inventa anche una maniera di stare di più nella natura come utilizzare il kayak e intanto si arriva a fare prospezione in località inedite e di conseguenza si possono avere ottime probabilità di ritrovamenti anche di importanti quantità. Ecco, vediamo appunto Andrea col kayak sul Ticino che cerca una punta aurifera. Quello che vi ho appena detto appunto che si crea un piccolo imbuto
con le pietre, in questo caso c'è metà imbuto semplicemente, devia l'acqua leggermente, questa si alza perché c'è questo sbarramento, così la canaletta può essere piazzata più facilmente. Si fa un sentiero per arrivare alla postazione di lavaggio più agevolmente. E quindi arriviamo alla fine di questa video lezione. Chiudo quindi la video lezione con le 3 regole d'oro del buon cercatore d'oro, che semplicemente non è che se scavate più profondo trovate più oro. Nel momento in cui scavate, la numero 2, vi conviene già ripristinare, in questa maniera non dovrete perdere tempo successivamente. Perdere è sempre tra virgolette perché non è una gara o un lavoro, bensì è sempre un hobby, ma se voi mentre che scavate già spostate le pietre a formare il ripristino dietro di voi dove avete scavato precedentemente, man mano andrete a riempire il vostro stesso scavo. Riempendolo adeguatamente, come vi ho spiegato, andrete anche a far sì che il fiume riesca a formare una nuova concentrazione in futuro, quindi permettendovi di tornare al suo posto e ricavare altro oro. Inoltre è importante non lasciare quindi aperte buche o trincee al fiume, perché animali, persone possono cadere e farsi molto male, e ciò non è causa direttamente vostra, che magari non siete lì in quel momento, ma siete voi che avete ovviamente creato quella depressione e di conseguenza queste persone si sono fatte male a causa vostra. Alle volte i bambini stessi, le famiglie vanno al fiume per fare l'assato piuttosto che la grigliata, ecco, sono momenti pericolosi, no? Non è bello per il pubblico arrivare al fiume invece di vedere l'incontaminazione del fiume, che loro sono andati lì apposta per stare un po' nella natura e nella frescura e vedono tantissimi crateri sparsi. Ecco, questo assolutamente non è corretto, tra parentesi anche vietato dal punto di vista dei regolamenti. Quindi io vi saluto, vi auguro una buona giornata e vi ringrazio per l'attenzione. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace per favore e iscrivetevi al canale per avere ulteriori aggiornamenti. Qui Matteo Berto, vi saluto.